Salve a tutti ragazzi, finalmente riesco a pubblicare un nuovo video. Complici i vari impegni che la vita ti impone e il caldo estivo, non sono proprio riuscito a creare nuovi contenuti per il canale. Quindi farò il possibile, risorse economiche permettendo, per dare il massimo nel periodo autunno-inverno. Prima di iniziare con la recensione ci tengo davvero molto a ringraziare tutti coloro che durante il mio periodo, per così dire, di pausa, hanno continuato a commentare i video sempre in maniera educata, gentile e costruttiva, e anche tutti coloro che si sono iscritti al canale. Insomma, grazie davvero di cuore ragazzi. Fatta questa doverosissima e sentita premessa, oggi andrò a recensire lo Xiaomi Redmi 12 nella sua variante 4G, smartphone uscito intorno a giugno 2023 a poco meno di 200 euro e che oggi si può acquistare da shop affidabili a circa la metà del prezzo di lancio. Prima però di iniziare con la recensione, come sempre, devo rivolgervi le solite raccomandazioni di rito. Se volete supportarmi e di conseguenza supportare il canale, iscrivetevi, mettete un like, commentate, condividete il video, eccetera. Con queste semplici azioni del tutto gratuite siete voi a decidere se Tex Lounge potrà sopravvivere e crescere oppure sarà destinato a sparire lentamente. Dietro ad ogni video, come saprete, ci sono svariati costi, tra cui quello più gravoso è la spesa sostenuta per l'acquisto dello smartphone. Quindi ragazzi, avete voi nelle vostre mani il destino del canale. Detto questo, passiamo subito alla recensione di questo Xiaomi Redmi 12, mini sigla e poi per l'appunto Xiaomi Redmi 12. Inizio subito dicendovi che se deciderete di acquistare questo Xiaomi Redmi 12 non dovrete tirar fuori neanche un euro in più oltre al costo dello smartphone. Questo perché nella confezione troverete una cover protettiva in silicone trasparente, questa qui, e sullo schermo avrete già una pellicola preapplicata. Insomma, non male per uno smartphone che oggi ha specifiche e rientra nella fascia bassa del mercato e per cui almeno personalmente sarei restio a spendere troppi soldi in accessori. Detto questo, come potete vedere, lo Xiaomi Redmi 12 si presenta come un vero e proprio padellone. Parliamo infatti di uno smartphone con un display da ben 6,79 pollici, con cornici non troppo pronunciate sui tre lati dello smartphone, ma che purtroppo, come di consueto per questa fascia di prezzo, nella parte bassa ha il tipico mento che per l'appunto caratterizza gli smartphone di questa fascia e che purtroppo va a inficiare l'estetica generale dello smartphone. Nonostante questo però il Redmi 12 resta sufficientemente piacevole allo sguardo. Xiaomi Redmi 12 è uno smartphone solido, costruito ottimamente e in grado di regalare una piccola sorpresa, direi del tutto inaspettata per quanto riguarda i materiali di cui è composto. Frontalmente il display è protetto da vetro Gorilla Glass, anche se non so dirvi di quale generazione perché non sono riuscito a trovare informazioni in merito. Il frame laterale è, come ci si aspetterebbe, di plastica, ma ciò che non ci si aspetterebbe è che il retro dello smartphone sia anch'esso in vetro Gorilla Glass. Sul lato destro dello smartphone troviamo poi, faccio vedere, il bilanciere del volume e il tasto di accensione con integrato il sensore di impronte che devo dire funziona molto bene. Come già detto, le dimensioni di questo Xiaomi Redmi 12 sono davvero importanti. Parliamo infatti di 16,86 cm di altezza, 7,62 cm di larghezza e 8,17 mm di spessore. Insomma, scordatevi di utilizzare questo Redmi 12 con una sola mano. Il peso poi raggiunge i 198 grammi, peso che però è ben distribuito per tutta la lunghezza dello smartphone e che può comunque trovare giustificazioni nelle dimensioni importanti, nell'impiego del vetro per il retro dello smartphone, vetro che ovviamente è più pesante della plastica, e nella batteria bella capiente, di cui però vi parlerò in seguito. Il display di questo Xiaomi Redmi 12, come già detto, ha una diagonale di 6,79 pollici con tecnologia IPS LCD,
una risoluzione Full HD Plus di 1080x2460 pixel e un refresh rate che arriva fino a 90 Hz. I colori e gli angoli di visione del pannello sono davvero ottimi e dalle impostazioni avrete anche modo di regolare la taratura dei colori più i vari preset preimpostati. Purtroppo però dove pecca il display è nella luminosità massima raggiungibile. Sotto la luce diretta del sole avrete più di qualche difficoltà a leggere il display e la regolazione automatica della luminosità risulta essere il più delle volte un po' pigra. Vi segnalo inoltre che questo Xiaomi Redmi 12 non ha un sensore di prossimità fisico, quindi la disattivazione dello schermo quando porterete lo smartphone all'orecchio, per esempio in caso di chiamata o di audio WhatsApp, viene gestita da un sensore di prossimità virtuale che però devo dire lavora in maniera davvero davvero pessima. Veloce prova del sensore di prossimità con un vocale ricevuto su Telegram. Vediamo come si comporta. Come vedete non succede nulla e questo mi succede anche portandolo all'orecchio. Come vedete funziona davvero raramente il sensore di prossimità, è davvero un gran peccato. Eccoci arrivati alla parte più importante della recensione di uno smartphone con diversi mesi sulle spalle, ossia valutare la bontà delle specifiche tecniche. Parliamo quindi di SoC, RAM e memoria interna. Xiaomi Redmi 12 è equipaggiato con un SoC di produzione MediaTek, l'Helio G88, 4 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria eMMC 5.1 espandibile con microSD fino a 1 TB. Segnalo però che nel caso vogliate espandere la memoria con una microSD dovrete sacrificare lo slot per la seconda SIM. Sì, perché Redmi 12 è anche dual SIM, ma non ha uno slot dedicato esclusivamente alla microSD. Quindi dovrete decidere seconda SIM oppure microSD. Tornando al SoC e quindi al MediaTek Helio G88, vi dico subito che non è un mostro di potenza. Parliamo di un System on a Chip di tipo octa-core dotato di soli 2 core ad alte prestazioni e 6 core a risparmio energetico. Quindi la cavalleria sotto al cofano è quella che è. Come sempre, se desiderate saperne di più, vi invito a seguire anche il blog di Text Lounge in cui pubblicherò la recensione scritta di Xiaomi Redmi 12 e nel quale potrò addentrarmi meglio nei dettagli tecnici di CPU e GPU. Purtroppo, se trattassi approfonditamente la cosa nel video, il minutaggio si allungherebbe in maniera spropositata. Se mettiamo quindi insieme la scarsa potenza bruta dell'Helio G88 e la RAM da soli 4 GB, Xiaomi Redmi 12 si addice esclusivamente a coloro che fanno un utilizzo base dello smartphone. Nell'utilizzo di tutti i giorni, infatti, nonostante le specifiche tecniche sottotono, lo smartphone si muove sufficientemente bene e non risulta mai davvero frustrante, a meno che non deciderete di metterlo per l'appunto alla frusta. Per esempio a me, durante la prova dello smartphone, quando ho deciso di effettuare più download simultanei e nel mentre trafficare un po' con i temi grafici dello smartphone, il servizio che gestisce i temi si è bloccato per qualche istante, chiedendomi di attendere o di terminare il processo. È stata una cosa di pochi attimi, ma capisco benissimo possa dare fastidio. Nel complesso, se non lo metterete sotto torchio, quello che potrebbe capitarvi di tanto in tanto è di notare qualche rallentamento nelle animazioni, qualche lag con l'app fotocamera quando si tenta di fare multitasking con più di 3-4 app e, per quanto ho potuto verificare nella mia prova, direi grosso modo nient'altro. Vi segnalo inoltre che, visto la RAM un po' esigua, quando avrete 3 app aperte, dopo un po' di tempo che non utilizzerete 2 delle 3 app, queste verranno killate dal sistema. Anche se va detto che la riapertura è molto veloce, nonostante la memoria sia solamente di tipo eMMC. Vediamo quindi come si comporta a fluidità generale Xiaomi Redmi 12 anche per verificare la velocità delle memorie eMMC 5.1. Ci tengo a precisare che nessuna app è stata aperta, come potete vedere, le aprirò proprio in questo momento. Un po' di scrolling.
multitasking. Come avete potuto vedere, Xiaomi Redmi 12 se la cava sufficientemente bene, nessun problema di sorta, a meno che, come vi ho già detto, non deciderete di metterlo davvero alla frusta. Come avrete dedotto da quello che vi ho detto fino ad ora, Xiaomi Redmi 12 non è uno smartphone da prendere in considerazione se avete intenzione di darvi al mobile gaming, a meno che non puntiate a titoli davvero molto molto leggeri. Alle prese con Asphalt Legends Unite, Redmi 12 ha davvero faticato. La grafica è impostata su predefinita, ossia il settaggio standard, e con cap a 30 frame al secondo si è rivelato essere la fiera delle scalettature. Le macchine non hanno alcuna traccia di anti-aliasing, il gioco spesso incappa in micro freeze, soprattutto nelle fasi più concitate della gara. Insomma, non è un'esperienza che definirei godibile. Vediamo quindi come si comporta Xiaomi Redmi 12 alle prese con Asphalt Legends Unite e poi in seguito lo vedremo alle prese con un gioco molto più leggero, Rumble Stars Calcio. Giudicate voi la qualità grafica ed eventuali scatti che si presenteranno durante il gameplay. Ecco a voi un gameplay tratto da Asphalt Legends Unite. Passiamo ora a Rumble Stars Calcio. Ora vediamo Xiaomi Redmi 12 alle prese con un gioco molto più leggero rispetto ad Asphalt Legends Unite. Sto parlando di Rumble Stars Calcio. Vediamo come si comporta. Come vedete qui il dettaglio grafico è al massimo. Ovviamente giudicate voi se vedete rallentamenti o altri difetti che però devo dire che non ci sono problemi. Molto diversa la situazione rispetto ad Asphalt. Ecco qua, Xiaomi Redmi 12 alle prese con un gioco molto più leggero. Devo dire che si è comportato molto bene in questo caso. Lato fotografico, Redmi 12 è equipaggiato con una fotocamera selfie da 8 megapixel, una fotocamera principale da 50 megapixel, una fotocamera grandangolare da 8 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel. Se con la fotocamera grandangolare macro gli scatti risultano essere prevedibilmente sottotono,
La fotocamera principale sa invece regalare scatti discreti, con una buona quantità di dettagli e una buona gamma cromatica. Insomma, una piacevole e inaspettata sorpresa. I video invece vengono girati al massimo a 1080p a 30 frame al secondo e sinceramente a mio modo di vedere sono di qualità un po' deludente. Come detto in precedenza, lo Xiaomi Redmi 12 pesa 198 grammi e tale peso viene ampiamente giustificato anche dalla batteria di cui è dotato, che è un'unità da 5 mAh. Da questo punto di vista, il Redmi 12 non mostra il fianco a nessuna critica. La durata della batteria infatti è eccellente. Per farvi alcuni esempi, quando ho avviato per la prima volta lo smartphone, ho eseguito la prima configurazione. Successivamente ho scaricato tra aggiornamenti di sistema e download vari praticamente 8 GB di dati e la batteria ha perso solamente il 15%. Anche utilizzato come hotspot per circa 5 ore e 40 minuti con numerosissimi cambi di cella, la batteria è passata dal 100% al 79%. Insomma, lato autonomia questo Redmi 12 è davvero inattaccabile. In tutto questo c'è però un piccolo neo, che è rappresentato dalla ricarica rapida che si ferma a soli 18 watt. Che dire quindi di questo Xiaomi Redmi 12? Allora, i punti di forza di questo smartphone sono sicuramente il display, dotato di colori e angoli di visione ottimi, eh, l'autonomia eccellente, una buona ricezione telefonica, la qualità costruttiva, uno speaker mono potente e la fotocamera principale. Purtroppo però ho anche delle pecche sulla quale trovo davvero difficile poter sorvolare. Innanzitutto il sensore di prossimità virtuale, che 9 volte su 10 è come se non ci fosse. Il sensore di luminosità, che soprattutto al primo avvio dello smartphone è davvero lento ad adattarsi alle condizioni di luce in cui ci troviamo, la scarsa leggibilità del display sotto la luce diretta del sole, la fotocamera grandangolare e macro che non fanno gridare al miracolo e le prestazioni che generalmente si rivelano sottotono e che non lasciano ben sperare in ottica futura. Insomma, Xiaomi Redmi 12 secondo me vale il prezzo alla quale si trova nel momento in cui scrivo, ossia 100 euro circa, non un euro in più. Prendetelo in considerazione quindi se cercate uno smartphone muletto da battaglia, eh, ma in tutti gli altri casi guardatevi attorno perché troverete sicuramente di meglio. Restate comunque sintonizzati sul canale perché nei prossimi giorni pubblicherò degli shorts di approfondimento sullo smartphone. Ragazzi, se siete arrivati a guardare il video fino a questo punto, vi ringrazio, è un modo come un altro per aiutarmi, perché YouTube valuta anche se un video viene guardato fino in fondo o meno. Come ho detto in apertura video, se volete sostenermi, vi invito ad iscrivervi al canale, a mettere un like, a commentare, a condividere il video, insomma, tutte quelle raccomandazioni che purtroppo per voi mi tocca farvi ogni volta, ma è davvero davvero necessario. Grazie a tutti ragazzi, ci vediamo al prossimo video.